Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nostro nuovo video, un appuntamento che torna finalmente, Finalmente è tornato, scusa l'interruzione, e come vedete torniamo con un certo distanziamento sociale e con tutte le precauzioni. Non mi toccare per favore, no scherzo, siamo tutti quanti al sicuro, però le precauzioni non sono mai abbastanza e torniamo con un bellissimo appuntamento. il vecchissimo e bellissimo format dei quattro ruote, dove appunto andremo a vedere insieme, in questo appuntamento, quest'altro volume. Prima di iniziare però, come sempre, Carlo, cosa ricordiamo ai nostri iscritti? Che qui trovate un bel pulsantone, anzi qui più o meno, vediamo, sì, qui trovate un bel pulsantone per iscrivervi al nostro canale, cliccare sul campanello per ricevere tutte le notifiche e restare aggiornati. Mi si stanno appannando gli occhiali, ma voi seguiteci su Facebook e Instagram, ma non solo, cos'altro? www.wedrive.tv per articoli, foto, news, test, prove, qualunque cosa del mondo automotive. E allora scusami, per completezza diciamo anche che possono trovare alcuni dei nostri video e tra virgolette podcast su Spotify, vi lasciamo tutti i link in descrizione e anche su TikTok. Bene Carlo, iniziamo da questo numero, febbraio 1983, lire 2500. Sì, innanzitutto questo perché in copertina ne vediamo una bellissima 1 con dei bimbi che festeggiano come noi festeggiamo per essere tornati con questo format nel nostro bellissimo studio. E 2500 lire nel 1983 equivarrebbero oggi con il nostro convertitore storico a 3,85 euro, quindi diciamo più economica di oggi. Un prezzo molto ragionevole. Sì. Abbiamo anche in copertina alcune novità, quali la Giulietta Diesel, ritmo sportiva, Peugeot 205, Renault 11 e Leyland Maestro. La British Leyland, una casa che non esiste più. Super prova della Fiat Uno, 900 e 1100. Bellissimo, un viaggio negli anni 80 italiani, andiamo a sfogliarlo. Jeep. Bella, strano però, hai notato che non ci sono le Volkswagen, le Audi? Probabilmente Jeep doveva spingere sulla Wrangler in questo periodo. Sì, però si chiamava Jeep C7, ho letto. Jeep CJ7, particolare. Nuova ritmo, bellissimo. Meno benzina, più ritmo. Subaru 4VD, ma questa è la famosa Subaru Banana di Aldo Giovanni Giacomo? Sì, esatto. Quella con cui fanno a Milano Pizzo Calabro. Disponibile in tre modelli, 1800, 4 ruote motrici. Questa è la Fiesta. Iconica, Fiesta MK1. 1, la primissima, Sì. fantastica. Tra l'altro ha solo 5.900.000 lire. Che 5 milioni, adesso corrisponderebbe a vediamo quanto, subito. Carlo? Allora, Nel frattempo vi diciamo che era disponibile in vestimenti casual, base, quartz, LS, Ghia e la mitica sportiva XR2. fantastica, una bella hot hatch, l'equivalente della Ford Fiesta ST di oggi. Esattamente. All'epoca questa, penso la versione base, costava circa 9.000 euro, 9.074 euro nell'83. Prezzo molto ragionevole. Molto bella. Lancia Prisma. Lei è l'antenata della Dedra, perché c'era la Prisma, la Dedra, poi c'era la Tema e la K, se non sbaglio, come modello più grande, insomma, interessante, bella interessante. 77 anni di storia alle spalle, Prisma 1378 cavalli, 1585 l'automatica e addirittura 1600 cavalli, che corrisponderebbe oggi ad avere una berlina da 200 più o meno. Più o meno sì. Wow, Fuego Turbo Diesel. Questa pubblicità è bellissima, vorrei uno sfondo del computer così, lo sai? La Fuego ha una storia abbastanza particolare, è stato un modello sportivo di Renault che è stato abbastanza criticato, comunque molto chiacchierato perché aveva delle linee particolarissime, infatti in cintura riprendeva un attimo il disegno della griglia frontale, questo cofano a più nervature rettangolari e poi un nome abbastanza iconico. Qui associato però a una motorizzazione diesel che appunto in quegli anni stava iniziando a spingere nel mercato italiano, quindi chapeau a questa grande antenata del gruppo Renault. Sì. Questo secondo me è un poster. Di quelli che si aprono. Wow. Fantastico. Quasi contenuto vietato ai minori, però fantastico. Targata Milano 7987R 45 rossa. Bella. Classicissima. Beh, gli interni piacevoli. Sì. È stata un'auto comunque tra le più vendute, anche tra le più rubate ancora oggi, nel Purtroppo 2020. Purtroppo sì, è vero. Tanti Tutti accessori, tantissimi, gli equipaggiamenti, bello. Qui c'è il disegno tecnico dei quadranti, della strumentazione, bellissimi. E qui tutta la tecnica. Sì. Quasi ogni centimetro una novità. Sì. Gli invidiosi diranno Photoshop. Targata a Milano nel Grand Canyon in Arizona.
Questa è anche un po' più realistica, sì, dai. Vabbè, apoteosi qui. Cos'è, New York, Miami? Sì, probabilmente siamo? qualche skyline non proprio congruo. No. Pregi, consumi ridotti, ottima tenuta di strada, vetture confortevole e silenziosa, cambio riuscito. Difetti, sterzo leggero e poco preciso, una ripresa lenta e la 55 a freni migliorabili, la 45 pochi accessori di serie. Signori. Ma che cos'è? Come che cos'è? Mi stai sfottando? Direi sì, dai. Walter Roll ha provato la lancia sportiva. Mamma mia. Trovare adesso una 037 stradale è qualcosa di praticamente impossibile. Sì. Pregi, si sanno però. Ottima tenuta di strada sportiva, prestazioni molto brillanti, sterzo preciso e diretto, non si poteva chiedere di meglio. Difetti, comfort molto scarso, chi se ne frega. Bagaglio inesistente, chi se ne frega. Visibilità posteriore insufficiente, chi se ne frega. Una macchina che non c'entra una mazza con queste caratteristiche, che bella. Guarda che interni, dai. Bellissima. Ma bellissimo, tutta la sua architettura, guarda, favolosa ragazzi, io non ho parole, giudicate voi da questa immagine, fantastica. Cambio ZF a 5 marce. Non perdetevi un video che è uscito qualche settimana fa dove il signore qui accanto a me vi ha portato, oltre a tutto il format sui cambi automatici, alla scoperta del cambio ZF moderno sulle Alfa Romeo. Cliccate. Accelerazione 0-100 coperto in 6,2. Non male per l'83, non male. Top speed 225, Carlo. Che, sottolineiamo, per una macchina di quegli anni 225 km/h voleva dire avere una percezione di stare andando tipo a 400 km/h, perché probabilmente tremava il volante, il cambio, gli sportelli, le guarnizioni, i frusci dell'aria sono qualcosa di allucinante. Provate ad andare con la macchina del nonno a 130, vedete un attimo cosa succede. Esatto. Per 2. Bellissima, la livrea Martini Racing. Mamma mia. Ricordo di aver avuto da piccolino un modello di Delta integrale, però con questa livrea, ragazzi, è stata la macchinina che più ho utilizzato e più scassato tra tutte quelle che avevo, perché ogni giorno era lei che andava diretta sulle altre, facevo sbattere, bellissima. Peraltro uno pensa autosportiva assurda, stiamo parlando di un'auto che velocità massima faceva 163 km/h, 163. Però aveva uno 0-100 in 4,9 secondi. Era un 2000 di cilindrata sovralimentato a 300 cavalli. Cioè praticamente le prestazioni di una Hot-Hatch su una coupé dei primi anni 80, con la tecnologia dei primi anni 80, cioè zero, con la sicurezza dei primi anni 80, cioè zero. Sì. Motore 2000, 4 cilindri, 960 kg totali, cioè niente. Volvo 760 GL. Questa foto è bellissima, quel gesto dietro, la dice lunga. Qua gli interi sono bellissimi, pelle su pelle. Guarda il poggiatesta, il design dei poggiatesta. Che poi è rimasto molto iconico in Volvo, infatti si è cercato di richiamarlo molto nel tempo, anche nei modelli attuali, infatti l'estetica, il disegno di quella tipologia di poggiatesta è rimasto anche nei modelli attuali. Sì. C'è una nostra vecchia conoscenza, l'abbiamo vista alla Ritmo Abarth 130 TC, Alfa Sud Sprint quadrifoglio verde, introvabile veramente, Austin Maestro, Renault 11, bellissima Peugeot 205 Rally, fantastica, vediamolo un po', ritmo 5 cavalli. Qualcosa? Abbiamo un'auto semplicemente spaziale, perché limitarsi a questo 4 ruote quando qui in alto nelle schede potete trovare un video in cui l'abbiamo toccata con mano. Semplicemente con mano, ne abbiamo anche sentito l'odore di benzina, il suono, fantastica. Qui c'è la gamma Alfa con l'Alfa Sud Sprint, che poi sarebbe diventata GTV se vogliamo, no? Sì. No, eccolo, la GTV appunto, la Spider. Altro non è che comunque un'evoluzione di Alfa Sud certo. Sprint. E qui Giulietta Diesel? Sì. Ok. Personalmente mai trovata piacevole la linea della Renault 11. A me sono sempre sembrati interessanti i gruppi ottici divisi, squadrati, non so perché avevo questa deviazione. Sì, esattamente. Che qui dovremmo dedicare qualche parolina. Che dire. Sì, assolutamente sì, ragazzi. Una particolarità. Peugeot Talbot Sport. Talbot era una casa francese che poi nel tempo fu assorbita da Peugeot e nel tempo se ne è persa ovviamente la storia, le particolarità. Prima però era appunto una casa a sé stante autonoma. Ragazzi, questa Peugeot si parlava
si diceva di un'auto diciamo da corsa, tra virgolette, con 300 cavalli sviluppati dal motore 4 cilindri, si parlava di un 1.800, peso totale della vettura 890 kg. Questa era un'astronave. A parte magari diciamo che quella finale non aveva questa estetica tutta larghissima, era un po' più stretta, leggermente più stretta, ma era un'astronave. Cioè, di che stiamo parlando? A tutto robot, la fabbrica del 2000. Non sono state proprio così le fabbriche del 2000.2000. Però chissà se Elon Musk era già nato all'epoca, che automatizza tutto, dalla produzione alla vendita delle sue vetture Tesla. Nell'83 neanche era in mente, cioè era in mente l'auto elettrica, ma chi se lo sarebbe aspettato? Comunque le catene di montaggio hanno poi rivisto un po' quello che attualmente è ancora presente. Quelli che già lavorano. In Giappone, tutti i tipi di robot. Parliamo di 84.000 robot in America, in Italia ce n'erano 1.000, con un totale nel mondo di 121.000. Insomma, tutti quanti gli ornamenti da cofano, come li chiamavano nei Simpson, in una famosa puntata, di varie case. Campeggia qui sulla destra l'elefante di Bugatti, ma ci sono tanti altri loghi, se li vuoi leggere. Di quali marchi sono? Vedo Lincoln. Abbiamo il levriero della Lincoln, un ariete di Dodge, la gazzella di Chrysler, la cicogna dell'Hispano Suiza o Suiza, un cigno di Packard e la pernice della Ford A 1930. Fantastico. E qui l'elefantino Bugatti. Sì. Ornamenti che formano sempre più rari, mentre ci dirigiamo sulle Formula 1, 0-100 in 3 secondi nell'83. La Formula 1 Renault all'esame degli strumenti. Fantastico. Testa coda a 250 km/h. Ragazzi, lì non so se quella persona... Io penso abbia visto dei santi in quei momenti. Esattamente, tutto intorno alla vettura. Bellissimo. Sapore veramente ad altri tempi queste pagine. Pneumatici enormi, Sì. stupendi. Bella. Altri modelli. Honda 1983. Moto, attenzione. Carino. La gamma Honda? Tutta la gamma Honda. Ma erano pubblicità. Tantissime. Alcune di queste adesso sono diventate super ricercate per farne scrambler, caffè racer, pocket racer, mamma mia. Bene, devo dire che è stato stupendo ritornare a questi 4 ruote, mi mancavano tantissimo, vedete dietro di noi c'è parte della collezione in esposizione qui nello studio, è stato bellissimo. Prima di salutarci però, Ragazzi, abbiamo sfogliato insieme queste pagine, ma voi andate a sfogliare le nostre pagine social, Facebook, Instagram, iscrivervi a questo canale lasciando un bel mi piace nel caso vi fosse piaciuto e soprattutto attivando la campanella delle notifiche per ricevere tutti gli aggiornamenti. Il sito www.widrive.tv, Spotify e TikTok da poco presenti sui nostri social. Sono le ultime novità, ma insomma, se siamo stati troppo veloci trovate tutti i nostri account in descrizione.